Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, prendendo spunto dai risultati del deck builder Emanuele Festi, che ha rivisitato in un'ottica un po' diversa alcune delle leggendarie provenienti da Commander Legend Battlestar Baldur's Gate. La prima carta è in realtà una nostra vecchia conoscenza del canale, un orso con delle peculiarità molto interessanti, oltre alla possibilità di affiancarsi a diversi background, in un perfetto connubio con diverse carte con questo sottotipo, offrendoci un modo di variare i colori a disposizione. Questa volta ne affiancheremo uno di colore blu, per un approccio alle partite in parte simile ad altre build prese in esame, ma con tutto il potenziale del color pie combinato, che da sempre, in formati a 100 carte, sprigiona al meglio di sé, in più di un'occasione. Questa volta vi parleremo di Sword Coast Sailor e Wilson Refined Grizzly. Abbiamo a che fare con una coppiata tanto curiosa quanto interessante, a partire dalla creatura che porta in dote keyword e abilità di tutto rispetto, abbinate a un incantesimo semplice ma efficace al tempo stesso, ma andiamo con ordine descrivendo le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Wilson Refined Grizzly, che con 2 mana, uno generico e uno verde, abbiamo un guerriero orso con forza 2 e costituzione 2, cautela, raggiungere, travolgere, egida 2 e 2 abilità, di cui una background necessaria per abbinarlo al nostro Sword Coast Sailor. Nella prima abilità abbiamo questa magia non può essere neutralizzata. Passiamo ora a Sword Coast Sailor, che con un mana generico e uno blu abbiamo un incantesimo leggendario, con 2 abilità, di cui una background utile per abbinarlo a Wilson nella zona di comando. La sua prima abilità recita: le creature comandante che possiedi hanno, ogni qualvolta questa creatura attacca un giocatore, se nessun avversario ha più punti vita di quel giocatore, questa creatura non può essere bloccata in questo turno. In questa combinazione di fattori appare chiaro l'intento di valorizzare al massimo sia le keyword che la capacità di attaccare con profitto il nostro orso sornione, che fa solo finta di sorseggiare un tè, pronto a sguannare alle spade per combattere con vigore il nemico. Il background gli può dare manforte, ma con la regola della tassa di comando condivisa è chiaro che non sarà agile castarlo in sequenza al comandante. Se però riesce a entrare, riuscirà, visto il suo ruling, a renderlo imbloccabile, agevolando di molto la strategia Voltron ipotizzata per questo mazzo. Un piano ben congegnato quello intorno a questa accoppiata, composta da Sword Coast Sailor, ma soprattutto da Wilson Refined Grizzly, per un connubio fruttuoso che ci vedrà spesso sul piedistallo dei vincitori in più di un'occasione. Con il contesto proposto da questa curiosa combinazione tra Wilson, Refined Grizzly e il suo background Sword Coast Sailor, ci fa capire l'importanza di mettere in campo il generale in fretta, pronti ad aggredire il nemico il turno successivo, magari con l'evasività offerta dall'incantesimo. Ecco che quindi diventa di vitale importanza aumentare in fretta il mana a disposizione, magari attraverso dei mana d'or come Bird of Paradise, Elvish Mystic, Firelord Elves, Jaspera Sentinel e Landwar Elves, utili soprattutto per proteggere il generale, vitale per il nostro gameplay. Anche con Moxhammer, Springleaf Drum e Wild Grow proviamo ad accelerare la nostra azione, anche perché abbiamo comunque a che fare con un comandante dal costo esiguo, ma un background che arriverà a costare 4 mana molto in fretta. Fondamentale sarà pescare nuove carte sia per proteggere al meglio il comandante, sia per agevolare il game plan, ed ecco che i colori a disposizione ci danno diversi elementi utili, tra Sea Dasher Octopus e Chart of Course, che ben si incastrano con le combat del generale. Analogamente, con una serie di aure tra Combat Research, Curiosity, Curious Obsession, King Sense, Order of Tassa e Sixth Sense, sfruttando anche l'abilità Egida 2 di Wilson, avremo modo di garantirci nuove carte facilmente, incrementando i vantaggi verso l'avversario senza sforzo. Chiaramente non possiamo uscire senza Saival Library, staple del formato, che qui compensa alcuni limiti che avremo tra le 99, visto che molti slot sono ad appannaggio delle strategie Voltron, e meno a scolpirci la mano in continuazione. Di certo non ci mancheranno i Pump Effect, che renderanno il nostro generale uno schiacciasassi, anche grazie alle preziose keyword, e con Become Immense, Berserk, Blessing of Nature, Scale Up, Giant Grow e Mild Grosa potremo arrivare a fare molto male al nemico in un turno in fretta. Ci doteremo anche di un piccolo pacchetto di equipaggiamenti con Shadow Spear e Stitcher Graft, tutorabili anche da Urza Saga, per avere a disposizione tech di supporto per interagire con permanenti ostici o banalmente acquisire nuovi punti vita per reggere gli assalti dell'avversario. Anche alcuni incantesimi tra Rancor, Steel of Strength e Unstable Mutation concorrono a rendere ancora più efficaci le combat del generale, gonfiando le sue statistiche per raggiungere in fretta i 21 danni da comandante, chiudendo così la partita in nostro favore. Persino con delle terre specifiche tra Okina, Temple of Genfavas e Pendelvaven abbiamo modo, con i loro segnalini +1/+1, di incrementare le statistiche di Wilson o di uno dei nostri mana dork, consci del fatto che puntiamo a rinforzare, con ogni mezzo, le nostre preziose combat. Il blu, a supporto della strategia del comandante, ci offre anche altri elementi per rendere il nostro guerriero orso imbloccabile, tra Distortion Strike e alcune aure specifiche, con Aqueous Form, Arcane Flight, One with Wind e Predator Flight, che ci danno una grossa mano su questo fronte.
A questi effetti, che accrescono l'efficacia del nostro combat, abbineremo diverse carte atte a proteggere l'azione di Wilson, non accontentandoci di quello che offre in dote il generale, visto il contesto interattivo del formato, con Blossom in Defense, Misdirection, Ranger Guy, Shore Up, Slit Out the Back, Snakeskin Veil, Tamiyo Safekeeping e Wind of Astuv. Un grosso comparto che in alcuni casi è utile anche a gonfiare le statistiche del comandante, senza contare che cercheremo con un'ulteriore aura, Spider Umbra, di rendere la nostra azione inattaccabile dai tanti tentativi che l'opponente di turno proverà invano a lanciare contro di noi. Se appare ormai chiaro che la nostra chiusura principale passa da Wilson, Refine e Grizzly, con il supporto di Sword Coast Sailor, è chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile che ogni cosa vada per il verso giusto, con un comparto interazione adeguato. Di certo non dobbiamo essere impreparati a mani iniziali ricche di elementi adeguati, tra protezioni e effetti che gonfino le statistiche del generale, quindi inseriamo diversi cantrip, tra Brainstorm, Consider, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain e Opt, certi di farne buon uso per tutto il corso della partita. Dobbiamo essere in grado anche di rimbalzare elementi scomodi per le nostre combat, ma con Brother Borwer, Subetli, Marcellus Windy Swinst, Vapor Snag e Otawara Sorin City cercheremo di evitare che il generale si infranga su qualcosa di scomodo, o peggio, la nostra azione venga disattivata. Avremo comunque di supporto al nostro gameplay diversi counter, ben 11, tra Considered Defense, Delay, Force of Will, Mental Mist e Stifle, che ci sosterranno soprattutto quando il nemico proverà a ostacolare la venuta del background, visto che il generale, sotto questo fronte, è già protetto di suo. Per dare maggiore versatilità alle nostre giocate, anche nelle fasi iniziali della partita, useremo con profitto alcune carte modali, Piracy Charm e Simic Charm, certi di farne un uso buono in diversi contesti, che potrebbero capitarci durante i vari matchup. Purtroppo sul fronte delle rimozioni il nostro color pie non ci offre tantissimo, e a parte Boseo o Endurance non schiereremo altro, confidenti che con il resto del 99 possiamo garantirci una buona riuscita della nostra strategia. Di certo un'azione semplice, forse persino scontata, ma assolutamente efficace, che vede questa accoppiata composta da Wilson, Refine Grizzly e World Coast Sailor capisaldi nel nostro game plan, pronti a scardinare qualsiasi opposizione. dandoci modo di infliggere presto i danni necessari per chiudere la partita in nostro favore. Verso il tempo deck siamo superiori vista l'incounterabilità del nostro orso, che lo rende molto difficile da contrastare per questo tipo di mazzi, in combinazione con la sua naturale protezione, senza contare che abbiamo le keyword di un ottimo parente dalla nostra.
Verso i control deck siamo in difficoltà maggiore, visto che se non avrà vita facile contro il generale, le sue interazioni si possono concentrare su tutto il resto, quindi bisognerà giocare accorti e conservativi, ma allo stesso tempo incisivi, per non finire nel late game che solitamente ci vedrà sfavoriti maggiormente. Verso i combo deck abbiamo buone chance di successo, visto il blu a disposizione e una certa velocità nell'aggredirlo prima che possa mettere in pratica una sua chiusura. Dovremo quindi stare attenti e tenere qualche counter a portata di mano, per non lasciargli fare il suo gioco facilmente. Al momento della stesura di questo primer, Emanuele Festi, per questi Sword Coast Sailor e Wilson Refined Grizzly, aveva limato ogni slot possibile rispetto alle carte a disposizione, ma visto il gameplay proposto nella build, spazi per i miglioramenti sono sempre possibili. Basti pensare al nuovo Embinger, che direttamente da un set Infinity ci offre una carta legale per il nostro formato, con un boost di statistiche veramente impressionante, persino superiore a magia come Giant Grow, già molto efficaci di loro. Già, perché questa comune senza alcun intervento esterno riesce a dare un +4/+4 sul nostro comandante grazie ai suoi tipi, visto che è una creatura, leggendaria, orso e guerriero, per un boost economico anche dal punto di vista del mero costo della carta. Eccoci arrivati al termine di questa disamina, che ha visto come protagonista Emanuele Festi, che ringraziamo per averci portato questa build, composta da un paio di carte nella zona di comando veramente interessanti e inusuali. Se vi piacciono le strategie Voltron e volete comunque un color pie flessibile e versatile, questi Sword Coast Sailor e Wilson Refined Grizzly potrebbero fare a caso vostro, proponendosi come archetipo inaspettato e vincente, a dispetto della loro linearità di esecuzione. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.